Bentornati di nuovo su un nuovo video con una nuova intervista ad un altro cicloviaggiatore. Abbiamo con noi oggi Filippo, un amico cicloviaggiatore che ci siamo conosciuti su Facebook guardando i suoi numerosi video. Quindi ciao Filippo. Ciao a tutti, Allora, è un piacere essere con voi. allora iniziamo subito con le presentazioni. Quindi Filippo, di dove sei? Io sono di Torre del Greco, provincia di Napoli. Ho conosciuto, come ha detto Domenico, via Facebook, sono un suo seguace su YouTube e i suoi video di ciclismo sono una cosa eccezionale. Ci seguiamo a vicenda, siamo seguiti a vicenda. Allora Filippo, io avevo qualche curiosità nei tuoi confronti, diciamo. Da quando è che vai in bici, oppure quando è nata in te l'idea o il pensiero di partire con la bicicletta per un viaggio? Diciamo che io la passione della bici ce l'ho sempre avuta, solo che non mi era mai venuto il pallino di iniziare a viaggiare in bici. Finché non ho iniziato a seguire su YouTube altri cicloviaggiatori come Dino Lazzaretti, Sergio Borroni, che sono un po' dei mostri sacri del cicloturismo, Sì. E così io ho deciso di provarci anch'io. Il mio primo viaggio è stato un viaggio fatto nel 2019. È stato direttamente un viaggio lungo di più settimane, o hai iniziato facendo dei viaggetti di qualche giorno prima, perché ovviamente c'è anche il lavoro di mezzo, quindi il tempo non è sempre a disposizione? No, in realtà è stato un viaggio molto breve, è durato circa 3 giorni. Sono partito in treno, ho raggiunto la città di Siena e da lì sono sceso in bici fino ad Orbetello. Ah, bello. Sono passato per Saturnia, per le cascate del Mulino, che è stata veramente un'esperienza eccezionale. Da lì non mi sono più fermato. Immagino dopo la fatica della pedalata, poi immergersi nell'acqua bellissima delle terme di Saturnia è una cosa spettacolare. Sì. Calcola che riuscii a fare un bagno praticamente ad ottobre e ero anche sprovvisto di costume, però sai, il cicloturista un pochettino si adatta a tutto. E non mi vergogno di dirti che mi sono spogliato, mi sono messo solo con la magliettina, il classico tutina da ciclista, e ho fatto il bagno. È stato veramente una cosa bellissima. Io penso che quando si viaggia in questo modo tutto è lecito, si fanno delle cose che normalmente nella vita quotidiana o nella vita lavorativa non faresti, ma quando poi sei in viaggio ti spogli, diciamo, da tutte queste cariche professionali e diventi un comune mortale, e quindi ti concedi anche queste cose senza vergogna. Sì. Il cicloturista è anche un avventuriero, quindi ti adatti, porti con te l'essenziale, quindi tutto quello perché chi viaggia in bici deve tener conto sempre del peso. Anche 10 grammi sommati a tanti grammi sono peso che tu porti appresso. Assolutamente. Quindi porti con te sempre l'essenziale. Assolutamente. Quindi dicevamo, hai fatto il viaggio, questo qui che partiva da Siena fino ad arrivare ad Orbetello, ma ci sono stati altri viaggi poi, se non sbaglio, giusto? Questo è stato il primo, è stato il primo in assoluto, che mi ha aperto un po' le porte al cicloturismo. Quello successivo è stato fatto nel 2020, 3 giorni dopo, appena la fine del primo lockdown per il coronavirus. Siccome era 3 mesi che ero chiuso in casa come tutti e non ce la facevo più, come ci hanno dato la possibilità di viaggiare, ho preso la bici, mi sono fiondato sul primo traghetto disponibile, Civitavecchia-Olbia, e lì sono approdato in Sardegna. Ho fatto praticamente il giro antiorario della Sardegna, da Olbia fino a Cagliari. Bellissimo. Io ci sono stato qualche anno fa in Sardegna a lavorare, e quando avevo il giorno libero andavo sempre a trovare queste spiaggette un po' nascoste. Veramente la Sardegna è una cosa pazzesca, E Filippo, diciamo di media più o meno, che media di chilometri c'hai giornalieri? Allora, questo è un invito a tutti quelli che credono un pochettino che noi cicloviaggiatori siamo persone che passano la giornata in bici, siamo dei super atleti, dei mostri di atletica. In realtà io non sono uno che pratica quotidianamente la bici. Nonostante questo, riesco, a seconda del tracciato, a coprire anche dagli 80 ai 100 km al giorno.
Che io penso, in tutta onestà, penso che sia la media giusta, perché comunque se fai oltre significa stare in bicicletta più di 10 ore al giorno, quindi non riesci a goderti nemmeno il viaggio in sé per sé, perché sei sempre in bici, pedali, sì, ovviamente si riescono a fare anche 200 km, però non riesci a goderti quello che c'è intorno, quindi secondo me è una bella media tra... Il concetto... Sì. Sì, il concetto stesso secondo me del viaggio in bici è il divertimento. Non è che tu stai a fare una gara con qualcuno che devi arrivare necessariamente a un certo orario in un certo posto. Deve essere un piacere, come fare una passeggiata. Se oggi riesci a coprire 100 km li copri, ma se ne copri 80 non è che qualcuno ti viene a dire oh, hai fatto 20 km in meno, non sei bravo. Prima di tutto il divertimento, poi dopo le altre cose vengono da sé. Assolutamente, anche perché infatti durante il mio viaggio io mi ponevo all'inizio, quando pianificavo il viaggio, ma quanti chilometri devo fare, però realisticamente non riesci nemmeno a pianificarli, perché un giorno ti senti stanco, un giorno sei super energetico e magari ne fai 200 km, un giorno vuoi farne soltanto 60 perché non lo so, ti fermi in un paesino che ti piace, ti ci vuoi bere una birra, vuoi mangiare qualcosa, quindi ti fermi un po' di più. Appunto il ciclo viaggio deve essere quello, ovviamente non è facile, non è per tutti avere tempo libero a disposizione per non avere, diciamo, limiti di tempi, però l'ideale sarebbe proprio quello, prendersi magari un giorno in più di quello che pensiamo che ci voglia per godersi appieno, insomma, l'esperienza. Guarda, la mia esperienza per chi vuole approcciarsi a questo mondo qui è non state a pensare più di tanto, partite, perché è tutto lì, al momento che voi partite, fate il primo viaggio, col tempo troverete la possibilità di fare altri viaggi. Sì. È solo una questione mentale, il tempo bene o male riesci a farcelo uscire. Assolutamente. Mentre per quanto riguarda il dormire e il mangiare... Allora, io solitamente quando viaggio in bici porto con me, secondo dove vado, porto con me la tenda. Quindi perché cerco proprio l'avventura allo stato puro. Non sono uno certamente che si accampa per strada oppure dove trova, però normalmente io cerco di trovare un camping e quindi passare la notte in tenda in camping. Se non riesco a trovare un camping, soprattutto nei periodi invernali, mi arrangio con un classico B&B. Non cerco la sistemazione lussuosa. Alla fine quello che interessa è il viaggio, non è il dormire. L'importante è un letto comodo e che tu ti senta riposato per riportarti di nuovo il giorno dopo tranquillamente in bici. Assolutamente, io penso che proprio il riposo durante un viaggio del genere è importantissimo, perché altrimenti non riesci poi il giorno dopo a fare dei chilometri, insomma a godertela come si deve. Mentre per quanto riguarda il mangiare, prendevi, che ne so, un panino, della frutta, oppure ti fermavi al ristorante a mangiare? Allora, solitamente chi pratica attività sportiva deve semplicemente stare attento alla classica alimentazione dello sportivo. Io solitamente quando viaggio, come faccio una bella prima colazione sostanziosa, normalmente cerco di non appesantirmi con cose strane, stile bacon, questa roba qui. Sì. Solitamente a pranzo mi fermo con un pranzo leggero, cerco di consumare più frutta possibile. E poi la sera, quando sono arrivato a destinazione, se riesco cerco di mangiare un po' di più, cerco di recuperare e poi via, lì con il sonno, la mattina dopo si inizia da capo. Sì. Giusto brevemente, non so se tu concordi su quello che sto dicendo, durante il viaggio ho anche deciso di cercare di diminuire gli introiti di grassi, nel senso quindi proteine pure, quindi carne e roba del genere, quindi prediligevo molto la frutta, la verdura, mangiare riso con piselli, carote e roba del genere. E a dire il vero, dopo mangiato non mi sentivo quella stanchezza che senti quando magari mangi a casa un bel piatto di pasta o la carne, che poi c'è bisogno di farti la classica pennichella. Io subito dopo mangiato mi sentivo bello, energetico e fresco e quindi continuavo a pedalare. Non so se per te magari hai notato questa differenza, diciamo. No, concordo pienamente, anche perché comunque a parte l'alimentazione, sicuramente quando viaggi in bici hai anche un altro approccio, hai l'adrenalina a 1000, comunque sei per strada, devi prestare attenzione ai pericoli, alle macchine dove stai andando, quindi hai sicuramente un metabolismo diverso da quando sei a casa rilassato e diciamo anche con il letto a 30 cm per farti la classica pennichella. Assolutamente. Passiamo alla prossima domanda, Filippo. Un episodio durante i tuoi viaggi, un episodio bello e un episodio brutto, ce ne sono stati? Allora, io molto è legato al mio primo viaggio, che è stato lì
Lì tra virgolette ho avuto proprio forse l'episodio più bello e l'episodio più brutto, perché lì c'è stato un pochettino, sai, il fatto che la partenza per la prima volta, la disorganizzazione, non sapere dove andavo incontro, non ero attrezzato come sono oggi per fare i viaggi in bici col navigatore, sapere dove andare. E mi sono ritrovato nel secondo giorno di viaggio ad aver sbagliato strada e mi sono trovato alle prime luci in cima a una montagna a oltre 1000 metri in una nebbia fittissima con la mia bici, con le auto che mi passavano, io speravo che nessuno mi mettesse sotto, e quella tra virgolette ero praticamente da solo, e lì onestamente ho temuto un pochettino che potesse succedere qualcosa. Poi è successo proprio quello che poi è un po' il premio di tutti i cicloviaggiatori. Quando sono riuscito a passare questa montagna ed è iniziata la discesa, lì si sono sgombrate le strade e scomparsa la nebbia, e il premio sono state le cascate del Molino, che sono riuscito a raggiungere. Lì ho fatto un grandissimo bagno e non lo dimenticherò mai più in vita mia. I viaggi regalano delle emozioni inaspettate, in ogni angolo c'è un'emozione lì che ti aspetta, veramente qualcosa di fantastico. Sì. Ma io dico sempre, guarda, provate a rifare una strada che voi avete sempre fatto in auto e provate a rifarla in bici. Sì. Lì noterete dei particolari lungo la strada, non so, qualche cosa, un negozio, una qualsiasi cosa che voi in auto non avete mai visto. Concordo pienamente, a me succede anche spesso nella mia città stessa, ovviamente sempre andando in macchina, magari poi esci in bici, dici ma quel palazzo è sempre stato lì? Cioè palazzi, parliamo di palazzi, non qualcosa di piccolo. Quella scritta, quella cosa, quel monumento, ma quando l'hanno messo? C'è sempre stato. Tu non l'hai mai visto. Altra domanda, Filippo. Un oggetto che sicuramente tu ti porteresti sempre appresso, un qualcosa indispensabile per i tuoi viaggi? Ma una cosa che non deve mai mancare con te è il power bank. Questo è poco ma sicuro, perché il power bank ti permette di caricare tutta l'attrezzatura che ti serve per documentare il viaggio e per farti tenere anche in sicurezza. Navigatore, cellulare, qualsiasi torce, qualsiasi cosa che ti possa servire. Tu usavi un power bank di quelli a pannelli solari oppure quello classico che si attacca insomma alla presa del muro? No, io al momento mi faccio bastare un classico power bank da 25.000. Mentre per quanto riguarda la tua bici, appunto, che tipologia di bici usi? È una mountain bike, è un'ibrida o una bici da corsa, una gravel? Allora, io uso una gravel, la classificano come World Bike Tour, mi sono un po' documentato prima di acquistarla. Io ho una Salsa Marrakesh, acquistata nel 2020, tra l'altro usando il bonus bici. Sì, giusto. Quindi ti ci sei trovato benissimo con le geometrie, molto comoda, immagino dei copertoni pure abbastanza grossi, quindi da poter superare anche strade di sterrato battuto, leggero, diciamo. Sì, è una bici un po' per tutte le esigenze. Io prima di acquistarla ho un po' studiato. Prima i miei primi viaggi l'avevo fatti con una classica bici acquistata al Decathlon, e poi da lì, insomma, visto che la passione c'era, mi sono documentato e ho acquistato una bici un pochettino più adatta allo scopo, diciamo. Bene. Mentre diciamo stiamo per giungere ora in prossimità della conclusione di questo video, hai un consiglio da dare ai futuri cicloturisti o alle persone che stanno ancora cercando quell'ispirazione da farli partire? C'è un consiglio da dare a tutti gli ascoltatori, a tutti i nostri video telespettatori? Sì, tirate fuori l'avventura che è in voi, lasciate la bici, il cicloturismo vi fa fare solo una cosa, vi fa tornare bambini, vi permette di rivivere quelle emozioni che avevate da bambini, che la vita moderna, lo stress, la famiglia, la quotidianità vi ha praticamente cancellato. Invito tutti a partire e a portare con loro anche i propri figli. Io ho fatto un piccolo viaggio con il mio figlio di 12 anni. Ho visto. E per lui è stata un'esperienza, ecco, credo che anche lui sia uno del prossimo cicloturista. Vi lascerò tutti i suoi link e tutti i suoi connotati, insomma, di Filippo in descrizione, così che potete vedere anche il suo canale e vedete appunto del video di cui sta parlando, sia del video fino ad arrivare ad Orbetello che anche il video con il figlio. E c'è anche una chicca, non è soltanto un cicloturista che
gli piace mangiare ma gli piace anche cucinare, quindi guardate il suo canale perché potete trovare una marea di ricette per quanto riguarda i primi, specialmente veramente invitanti. Io oggi ho visto appunto la sua ricetta delle penne con succo d'arancia e pecorino romano, che lo farò sicuramente tra qualche giorno, sembrava davvero buono. Sì, io soprattutto adesso che siamo in periodo di pandemia dove ci vendono in TV, ci vendono le medicine come se fossero caramelle. Io ho detto, ma a me mi hanno insegnato che per star bene, per il sistema immunitario ci vuole la vitamina C. Quindi ho fatto un piatto pieno di vitamina C. Un booster di vitamina C. Fili, ultima domanda. Dopo la tua esperienza ormai che hai fatto 4-5 viaggi o più, sei più per il pianificare il tutto e per tutto o nel pensare, preparare e partire? Guarda, Domenico, io ti dico come faccio io. Io quando parto mi organizzo solo per la prima notte, solitamente, poi dopo lascio che sia l'avventura a ispirare. Concordo. Brevemente, io quando pianificavo il mio viaggio sono stato settimane e settimane a cercare di pianificare tutto, dove arrivavo, quanti chilometri posso fare, che città in arrivo, però poi ti rendi conto che non è il modo giusto di pianificare. Secondo me, come dici tu, la cosa giusta è sapere che vai dal punto A al punto B, fermarti la prima notte da qualche parte e poi da lì bisogna stare a mente aperta ed accettare qualsiasi cosa arriva. Anche perché 20 chilometri per chi magari ci va in moto o in macchina non sono nulla, sì. Ma se ti trovi su una salita e sei in bici, 20 chilometri tra un paese e l'altro inizia a cambiare. Quindi sono duri. Devi pianificare in base al momento. Quindi sì. Lasciate che sia l'avventura che vi guidi nel viaggio in bici. Assolutamente, va benissimo. Filippo, grazie mille di aver accettato l'invito per questa bellissima intervista, mi ha fatto piacere parlare con te, mi ha fatto piacere conoscerti e mi farà piacere guardare ancora i tuoi video perché ancora ce n'è qualcun altro da guardare. Quindi ragazzi, io consiglio, sì. seguite Domenico. Seguiteci ad entrambi, abbiamo entrambe belle cose sui nostri canali, assolutamente. Quindi vi lascerò di nuovo tutti i suoi contatti giù in descrizione, così che potete trovare il suo canale e godervi i suoi video. Quindi Filippo, grazie mille, ti auguro anche buone feste a te in famiglia e ragazzi, se vi è piaciuto il video vi raccomando schiacciate il bottone iscriviti, controllate anche il profilo di Filippo e buone feste a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Auguri a tutti! Ciao!